Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il 29 dicembre, quasi la fine dell'anno, e quindi io ci auguro a tutti un fantastico 2024, ricco di obiettivi da poter raggiungere a fine 2024, magari alcuni dei quali si possono raggiungere anche prima. E stamattina ho visto il Fuffaguru. Ce n'è uno che si chiama Leonardo e che ha mi ricordo il cognome, ma appena me lo ricorderò vi farò vedere la denuncia dei redditi, perché in UK, dove questo Leonardo ha l'azienda registrata, la denuncia dei redditi delle aziende pubblica, quindi ve la posso far vedere. L'ultima volta che controllai non è tutto sto mega galattico guadagno che lui dice, vi propone che voi farete, anche perché se io vi propongo una cosa che vi dico che c'è un fantastico guadagno, dovrei essere io il primo a guadagnarne, no? E non è così. Quindi non crediate che sia tutto così facile, e soprattutto non credete a queste fanfaluche, queste novelle. Poi l'altro giorno, parlando con qui un amico qui a Malta, dice: "Bah, mio cognato gli hanno rubato i soldi, gli hanno rubati ora dalla carta". Ragazzi, io ancora una volta vi ricordo che dovete stare attenti, ditelo ai vostri amici, spargete questa cosa preziosa più di qualsiasi sistema di difesa nel settore informatico, che è il fattore umano. Ragazzi, l'uomo è debole sotto questo punto di vista, perché viene influenzato da una serie di avvenimenti, quali magari un momento di difficoltà, dei momenti di tensione, di distrazione. Quindi quello ti telefona e ti dice che è la banca, che ti stanno rubando i soldi, che X motivi devi cliccare qui. Ricordatevi che le banche, enti statali, a meno che non sappiate con precisione che vi stanno scrivendo, perché magari avete avuto un contatto telefonico voi con la vostra banca e non viceversa, la banca non vi invierà mai niente, assolutamente niente. Per telefono, SMS e roba non ve li invia mai. No, qualche volta sì, qualche volta no, mai. Se vi chiama e se ricevete una chiamata dalla Banca Intesa San Paolo, da Revolut, da che ne so io, e vi dice che vi stanno rubando i soldi, te gli dici: va bene, adesso controllo, arrivederci, grazie, e punto. Al massimo chiama tu il servizio clienti della tua banca, perché, come ho fatto vedere in 2 video qui sul canale, io posso chiamarvi con il numero della vostra banca e voi ci credete, perché sul telefono va a appare il numero della vostra banca. Oppure vi posso mandare un SMS con il nome della vostra banca e voi ci credete, o comunque la gente ci crede. Non ci dovete credere mai, sotto nessuna circostanza, mai, proprio mai. Lo so che è scontato per molti questa cosa, ma poi ti rubano soldi e inizi un calvario. Perché Mastercard e Visa, per esempio, non lo restituiscono più i soldi, perché hanno messo in piedi dei sistemi di autenticazione per poter inviare i soldi a qualcuno. Per esempio il multifactor authentication, quindi l'impronta digitale, il PIN, l'SMS, eccetera, che non è più l'hacker che vi ruba i soldi, ma in realtà siete voi
che cadete in un tranello e gliele inviate. Quindi capisci che è vero che quello ti ha indotto in tentazione, diciamo, però alla banca non gli interessa niente. È come biasimarli. Io ti do tutti gli strumenti per difenderti e poi te credi al primo e passa che ti dice: ma scusa, ma se te stamattina, che ore sono adesso? Sono le 8:50. E passa uno alle 9, esci fuori, vai al bar a prenderti un bel caffeino, buono, me lo prenderei anche io volentieri, e passa uno e ti dice: oh, ciao Mario, ascolta, come stai? Tutto bene? Sono della banca, ma mi dai 7.000 euro? E te che fai? Glieli dai? Cioè, già se ti dice, se uno ti ferma per la strada e ti dice mi dà €1, ti mette a ridere, dici guarda, non c'ho spiccioli, anche se poi magari ha le tasche piene, ma non glieli dai. Quindi lo stesso approccio va usato sotto tutte le circostanze. C'è il modello, è un framework, questo è un po' tecnico per chi non è tecnico, che è un modello che si chiama Zero Trust, zero fiducia, non ci credete a prescindere. Ecco, a prescindere mi stai a fregare. Ecco, a prescindere non mi interessa. Ma dice, ma è la banca. Se è la banca la chiamo io la banca. Dice, ma è la polizia, la chiamo io la polizia. Non crediate che sia così difficile fregare la gente con queste tecniche. C'è il libro, e io tanto lo rinomino questo libro, ma che è il fattore psicologico nella cyber security, che è illuminante, perché effettivamente l'anello debole di tutta la catena di sicurezza è proprio l'essere umano. Cioè, io, per esempio, quindi non è che te, quando poi lo chiedi te all'utente, no? Gli dici, ma allora com'è successo? Ah, non lo so, questo ho ricevuto un SMS e sono spariti i soldi, perché non ti raccontano mai tutta la verità, esattamente com'è andata. Però poi alla fine è l'utente che ha cliccato su un link, o è l'utente addirittura che gliel'ha proprio inviati, inconsapevolmente, però gliel'ha inviati. E dice, ma c'è un attacco hacker, la banca, mi stanno rubando i soldi. La banca, se succedesse una cosa del genere, innanzitutto non ti rubano i soldi, la banca non è che viene a rubare soldi, vanno a rubare soldi al tuo conto, proprio il tuo, guarda un po', ma rubano soldi, qualche milione di euro, e poi pace, te non lo vieni neanche a sapere, utente, correntista, manco lo viene a sapere. Ma tuttavia, se mai dovesse succedere una cosa del genere, te lo bloccano immediatamente, ti bloccano proprio il conto, te lo bloccano. Poi la banca magari o ti chiama e ti dice le abbiamo bloccato il conto, perfetto, ma la banca non ti chiama, vedi? Se sei stato distratto, non ti chiama e ti dice bloccato il conto, perché se ti rubano soldi la banca non te lo dice, non lo vedi dall'applicazione che te l'hanno rubati, perché la banca ha dei sistemi di monitoraggio che immediatamente vede che c'è delle anomalie. Tu figurati che dipende quale carte, per esempio Revolut, o con banche come Barclays, per le italiane non lo so, che se tu hai spese anomale, facciamo per esempio che io spendo 100 euro al mese con la carta e improvvisamente queste spese salgono a 1.000, la banca immediatamente mi blocca il conto, mi blocca la carta, e poi mi chiamano, mi mandano un messaggio tramite la loro applicazione e mi dicono di contattarli. Non mi chiamano, mi chiedono a me di contattare loro, e poi mi spiegano il motivo per cui è successo qualcosa, perché ci sono state delle spese anomale. Però io, ricordatevi bene, io chiamo la banca, mai e poi mai la banca ti chiama. Io una volta ho fatto un video, mi sembra l'ho raccontato in un altro video, dove la banca invece mi chiamò. Loro mi dicano buongiorno Valerio, bla 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 bla, alla banca mi potresti dare gli ultimi 4 numeri della tua carta per verificare l'identità? E io gli dissi, scusa un po', te mi chiami e io devo verificare l'identità mia? Facciamo una cosa, dimmi un po' le mie ultime 10 spese,
o le spese che ho fatto oggi. Anzi, lo sai che c'è? Ti richiamo io, aspetta, presi e li richiamai, perché così ero sicuro di aver chiamato il numero giusto, perché può essere chiunque, può essere chiunque. E poi stamattina ho visto un video, come scoprire chi ti ha bloccato su WhatsApp. A parte chi ti ha bloccato su WhatsApp è facile, perché quando ti bloccano la foto dell'utente sparisce. Poi comunque se uno ti ha bloccato su WhatsApp è perché non vuol parlare più con te, quindi non c'è tanti da farsi tante domande. Però fanno vedere lì sul dark web, ti colleghi al dark web, perché è sempre sto dark web, non si sa perché, e inserisci il tuo numero del telefono e lui, grazie a una scansione di non si sa che, ti dice chi ti ha bloccato. Ora, ragazzi, anche queste cose con WhatsApp, perché la gente è fissata con sto WhatsApp, di scoprire, di leggere, eccetera, eccetera. Voglio raccontare questo a conclusione di queste tre cose di cui sto parlando adesso. Non esiste un sito internet, va bene? Non esiste. Punto. Non è che forse c'è, forse non c'è, non esiste un sito internet il quale, inserendo il tuo numero di telefono, grazie a una scansione di non si sa che, ti dice il tuo WhatsApp è bloccato, scusami, se ti hanno bloccato su WhatsApp, chi ti ha bloccato, eccetera, eccetera, eccetera. Non esiste. Perché per far ciò vuol dire che questo sito internet si collega al database di WhatsApp, ai server, controlla il tuo numero e tutti i numeri agganciati a quel servizio, quindi al tuo WhatsApp. Vediamo se questo mi spacca la macchina. Speriamo di no. Quindi non esiste, è impossibile. Poi dal dark web, via. Dal dark web poi è praticamente impossibile. Quindi dovete non credere a queste novelle. Cicci, ma voi mi volete graffiare la macchina? Com'è stamattina? Ditemelo. Così chiedo per un amico. Quindi non esiste sta roba. Poi l'avete visto su TikTok, c'è quello, l'avvocato, no, questa è la legge, è Chiste, che dice Chiste, dice ma è possibile intercettare WhatsApp, bla 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 bla, e lui dice sì, solo le forze dell'ordine lo possono fare. No. Allora, innanzitutto, molte cose, quando le persone sono ignoranti in un determinato campo, tendono a pensare che sia come loro pensano che funzioni un qualcosa, ma tra pensare come funzioni un qualcosa e sapere come funziona una determinata tecnologia o determinate tecnologie è tutta un'altra questione. Allora, quando inviate dei dati, per esempio via WhatsApp, ci sono un paio di cose. Il primo è il protocollo HTTPS, che non si può intercettare, non si può decriptare, o meglio, si può decriptare, ma per far ciò ti devo infettare il telefono. Primo. Poi, secondo, nel caso di WhatsApp, c'è la crittografia. La chiave della crittografia di WhatsApp non ce l'ha manco WhatsApp, infatti la crittografia end-to-end, cioè tra me e te, e viene generata casualmente e non si può intercettare via etere, diciamo, cioè nel mentre transita, nel mentre viaggia il dato, non lo puoi decriptare. Non c'è versi, non capisci? Ma neanche i 007 hanno questa tecnologia. C'è un modo solo per poter far ciò, ed è infettare un telefono. Ora, per infettare un telefono ci sono diverse vie. La prima, per esempio, è un link malevolo, clicca qui e te scarichi e installi, però quello non ci clicca. Non ci clicca, è un bel problema. La seconda si chiamano attacchi zero click,
Cioè, io ti mando un messaggio, ovviamente confezionato ad arte, e quindi che tu clicchi o che tu non ci clicchi, io t'ho infettato. Certo, non è roba alla portata di tutti, insomma, ci deve essere organizzazioni dietro, cioè insieme governi, perché ci sono applicazioni governative che non si trovano online, neanche sul dark web. Poi non capisco perché quell'altro lì su TikTok si deve sempre collegare sul dark web, per fare qualsiasi cosa si collega al dark web, perché fa molto hype, no? Fa molto hype, ma no, non funziona così, non è così semplice, non crediate a queste robe. Quindi dormite tranquilli che WhatsApp non lo decriptate, tranquilli. C'è solo, un altro modo è se hai la chiave di WhatsApp, per esempio, c'è il video qui sul canale che è come decriptare il database di WhatsApp del tuo telefono, chiaramente. E funziona perfettamente. Sì, funziona se hai la chiave, però, perché se non hai la chiave non lo decripti. Peraltro, se installi e reinstalli WhatsApp, la chiave cambia, non è la stessa. Se tu modifichi i file, la chiave cambia, non è la stessa. Se tu cambi il telefono, la chiave non è la stessa. Quindi cambia tutte le volte. Non crediate a queste fanfalucche. Ora, parliamo di cose invece concrete, serie. Il lavoro, ragazzi. Io sono molto contento perché chiaramente qualche utente di tanto in tanto mi chiede come può fare, intraprendere insomma questa carriera, cosa fare, cosa non fare, eccetera, e sono molto felice quando mi chiedono le cose. Ragazzi, l'unico modo è studiare. Ora, ci sono delle aziende che grazie a dei corsi anche abbastanza costosi, 5, 6, 7, 8 mila euro, ti insegnano qualcosa, poi grazie ai loro contatti, ai loro ammanicamenti ti mandano a fare gli stage a 700 euro al mese, e sfruttato, e chiaramente sei sfruttato e hai pagato 7.000 euro per essere sfruttato. Insomma, voglio dire, non mi pare un grande affare. E tutto questo perché non hai voglia di fare il tuo lavoro, cioè nel senso, tu vorresti fare questo lavoro, ma in realtà non vuoi fare questo lavoro perché devi pagare per farti in realtà a fare quel lavoro. Quindi vabbè, ognuno è contento a modo suo. Secondo me parliamone, anche perché poi di fatto non avrai né le basi e niente, sarai costretto a stare lì perché non puoi uscire da lì, perché non sai niente e te ne accorgi subito dopo. Quindi l'unico modo è studiare, bisogna studiare, non c'è niente da fare. Per gli utenti che non lo sanno, ho passato l'ENARSI, l'ENCORE, CCNP ENCORE, esame difficilissimo, mamma mia, difficilissimo. 2 ore e 20 ci ho messo per fare quell'esame lì, 91 domande, 6 laboratori, devastante proprio. Ora la prossima settimana ho l'ITIL, e poi l'ultimo esame, l'ENARSI della CCNP, che farò la seconda settimana di gennaio, insomma. È un bel risultato. Poi per quanto riguarda me, per studiare AWS, quindi il cloud, perché ho delle difficoltà a capire alcuni concetti del cloud che, ragazzi, anch'io ho delle mie limitazioni, però insomma cercheremo di superarle. I ragazzi, alcuni ragazzi si lamentano del fatto di ventenni, ragazzi giovani, se poteste capire, se poteste vedere veramente com'è la storia, forse. Comunque, si lamentano dell'Italia, del lavoro, bla bla bla, e lamentarsi e non fare niente equivale a niente, ecco. E l'inglese è un bel problema. Io ve l'ho detto a diversi utenti, pochi lo fanno, nessuno in realtà poi lo fa. Se vuoi imparare l'inglese, la mattina metti la BBC su YouTube, metti BBC, scrivi BBC, fai partire un video qualsiasi, non ha importanza neanche quello che dice, non importa neanche il video, metti un documentario degli animali,
bello, il documentario è anche facile, insomma. E in inglese, no americano, però, perché l'americano è un po' più cianciato, lì. Meglio BBC perché l'inglese è più pulito, è adatto a questa cosa. Metti un bel video in inglese, e l'ascolti, nel mente ti svegli e vai in bagno, fai quello che devi fare, ti lavi il viso, i denti, eccetera, eccetera, ti cambi sempre con questo BBC sottofondo e sei pronto alla giornata. Spengi la BBC. Fino al giorno dopo non ci pensa più. Questo lo fai per una settimana, per 15 giorni. È vero, i primi giorni non ci capisci nulla, però dopo 10 giorni comincerai a capire qualche parolina in quei pochi minuti che l'ascolti, poi il tuo cervello comincerà così per magia a capire. La magia del cervello, del neurone. Lo so, pare impossibile, ma è così. È così. È così. I bambini, grandi maestri, imparano giocando. Te non gli insegni a giocare al tuo figliolo. Al tuo figliolo te non gli insegni a giocare al videogioco, lo impara solo. Non gli insegni italiano? Al tuo bambino o alle tue bambine gli insegni italiano quando nascono? Lo insegni te? Pensaci un po'. Non credo che glielo insegni te. Poi chiaramente c'è la scuola dove perfezionerai, imparerai la grammatica, le regole, i verbi, gli aggettivi, gli avverbi, eccetera, 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 ma non gli insegni te italiano quando nascono. Imparano, parlucchiano, capiscono. Certo, di base, ma tra avere una piccola base e non avere niente è già tanto. Inoltre poi mi ricordo quando lo imparavo io inglese, insomma, a quel tempo, a parte non imparo tutti i giorni, ma insomma, ci fu un signore anziano che mi disse, che parlava benissimo italiano, benissimo francese, lui inglese, mi disse: vedi, quando impari una lingua è come montare le scale, i primi gradini sono quelli più alti e sono quelli più duri, poi dopo a un certo punto cominci a correre e lo impari. Poi ci sarà un periodo che ti fermi, che ti sembrerà di non imparare più niente, ed è vero, e poi riparti. Quindi, se lo volete imparare, quello è uno dei modi più semplici e meno faticosi che esista. Poi, questa storia della fatica, ricordatevi che se non c'è fatica non c'è cambiamento, se non c'è cambiamento non si impara, non si evolve. Ricordatevi bene questo. Quindi qualsiasi piano che vi siete fatto, se ve lo siete fatto per il 2024, non vi immaginate che deve essere qualcosa di facile e veloce. Sono prodotti per la pulizia della cucina. Ecco, ricordatevi questo. Quindi credo che abbia già parlato anche abbastanza. Io, ragazzi, vi saluto, vi auguro a tutti un buon anno. Sì, vi saluto, vado un secondo qui nel negozio e poi in palestra. Vi auguro a tutti un buon anno. Scrivetevi o pensate ai vostri obiettivi per il 2024 e ovviamente spero che li possiate raggiungere. Non pensate a cose grosse, cose grandi, perché tanto se uno pensa a cose grandi non le farà mai. Pensate a cose piccole, cose che potete arrivare a fare, cose che siano raggiungibili, ecco. E poi dopo niente. Passate una buona fine dell'anno con i vostri cari o le persone amate e ci vediamo nel 2024 per altri video, eccetera, eccetera. Buon anno a tutti.